25 di aprile sono venuti i partigiani, sono venuti in casa e mi hanno portato via tutto. Sapete cosa vuol dire tutto? Mobili, abiti, vestiti. Io ero vestita da ausiliare perché ero venuta a casa e sono rimasta con quella, a rischio che andavo in giro e mi dicevano: ma sei matta? Ma togliti sta roba. Ma non avevo altri vestiti ed ero assieme a un'altra ragazza che era di Genova. Siamo andati a finire a Genova, allora sua zia ci ha dato dei vestiti per cambiarci, però ci ha detto di andare subito via perché lei non voleva essere compromessa. Questi erano gli italiani del 45. Mio padre ha lavorato per 35 anni. Siccome era nella milizia ferroviaria, nel 45 non ha dato più lo stipendio. Io ero maggiorenne e mi arrangiavo, ma mia mamma era a casa da sola con una bambina che aveva 11 anni e non avevano da mangiare, va bene? E allora sono andata al Palazzo Lita a Milano a chiedere che dessero la pensione a mia mamma e mi è stato risposto: cosa vuole quella puttana lì? Ringrazio il Signore di essere viva. Allora io non mi sono fermata perché mi davano i biglietti della ferrovia, però non mi davano i soldi. Se mi davano i biglietti vuol dire che mio padre era ancora in servizio. Allora sono andata a Roma, che io sono capace di difendermi. Sono andata a Roma, sono andata al Ministero delle Ferrovie e ho voluto parlare con ho detto la persona più alta che ci sia e gli ho detto la mia situazione. Lui mi ha detto: come mai sei venuto giù? Perché ho detto i suoi subalterni di Milano mi hanno detto che io non avevo diritto, ma io non voglio l'elemosina, voglio solo che riconoscono che mia mamma e mia sorella devono avere la pensione che mio padre ha lavorato. Siccome ho fatto la Repubblica Sociale, questa è della Repubblica Sociale. Infatti c'è scritto dietro, se tu la guardi, Repubblica Sociale Italiana. Quest'altra è la croce di guerra, perché siccome io ho fatto il militare, perché noi eravamo inquadrate militarmente ed eravamo riconosciute anche dal comando svizzero e noi come militari avremmo dovuto essere preservate da quello che è successo. Invece il 25 di aprile gente che fino al giorno prima era stato in casa si è precipitato fuori dicendo di essere partigiano. Erano tutte balle quelle che dicevano, perché non è vero che erano tutti in montagna, erano tutti nascosti. Da chi? Anche dai preti. E vi dirò di più, ragazzi, che questo mi dispiace perché sono cattolica fervente, sono stata in un collegio di suore, ma i preti sono quelli che si sono comportati più male nei nostri confronti. Non lo capisco perché. Che i preti sono stati i primi a essere assistiti dal fascismo, perché loro non avevano né stipendio né assistenza. Il partito fascista gli ha fatto avere lo stipendio e le assistenze, perciò solo per rispetto avrebbero dovuto trattare bene. Invece no, ci trattavano come dei cani. Noi eravamo le bestie, gli eroi erano quelli che erano andati in montagna. Poi mi hanno detto che siccome io mi sono salvata di non parlare tanto, perché c'avevo dei miei compagni di scuola che erano dall'altra parte. Avevo mio figlio in collegio, sono andato a Domodossola e allora l'ho visto, gli faccio: ciao, cosa fai qui? E gli insegno. Ma come fai a insegnare che hai fatto la quarta media? Ma io ho avuto il diploma, ascoltatemi bene, da insegnante per merito di guerra nel 45. Pensate voi cosa poteva insegnare a dei ragazzi? Uno che ha fatto la terza media, come può insegnare a dei ragazzi? Ho detto: ma che cosa gli insegni? Gli fai cantare Bandiera Rossa? Perché l'unica cosa che sai fare è quella. Io sento alla radio e alla televisione dei ragazzi che sono intervistati, dicono di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. Mi sembra di sentire dei robot, non delle persone con un sentimento. Ma noi ragazzi ci insegnavano a voler bene alla gente, ad aiutarci. Adesso c'è un odio, una cattiveria, se tu non la pensi come lui non va bene. Come la signorina o signora, non so come diavolo si chiama, che si è permessa di intervistare una signora della mia età che l'ha fatta piangere
Questa signora lavorava presso la 10ª MAS di Genova, era in cucina, faceva da mangiare per i militari, perciò non doveva essere insultata in quel modo. Fiamma Morini è stata ausiliaria della 10ª MAS, in mano ci ha portato a vedere il basco di quello che era la 10ª MAS, domani va a commemorare i caduti della 10ª MAS ed era arrabbiatissimo ora per quello che sentiva. Perché arrabbiatissima, signora? Sono arrabbiatissima perché Avvicina il microfono. Su. ho 94 anni. Se li porta bene. No, grazie, per carità. Sono una classe di ferro, si diceva. No. Classe di ferro. Ho vissuto il fascismo. Posso dire che sono figlia di 2 che hanno fatto la marcia su Roma. Però in casa mia quello che ho imparato e quello che ho imparato a scuola è stato l'amor di patria, il rispetto, l'onestà, rispetto delle leggi, rispetto delle persone, rispetto anche della natura, perché andavamo a piantare gli alberi anche il 21 aprile. Certo, il fascismo ha fatto degli errori. Non si può, tutti fanno errori. Vorrei sapere Stalin che cosa ha fatto. Signora, finisca il suo Queste discorso. persone che vogliono sempre sopraffare gli altri. Prego, finisca. Io non voglio dire che ho ragione, io voglio dire che ho vissuto un certo periodo nel quale veramente c'era più ordine, anche se non c'era una libertà completa. Però non esageriamo, perché per esempio i fuoriusciti che lasciavano in Italia le famiglie, queste famiglie ricevevano lo stipendio dal fascismo. C'è stato un periodo di tranquillità, eccetera. Poi c'è stato un periodo purtroppo della guerra. La guerra dichiarata da Mussolini, ma anche dal re. Sì. Quando c'è guerra, il popolo che deve difendere la patria, ci sono i militari e ci sono anche i privati, no? Ma perché mi pubblico. dice questo? Cosa mi vuol dire? Voglio dire che noi che abbiamo... che ci siamo iscritti, abbiamo partecipato alla Repubblica Sociale. Sì. Abbiamo partecipato perché l'8 settembre ci ha fatto capire che l'Italia era ridotta ai minimi termini, era ridotta veramente all'obbrobrio. Sì. E allora l'amor di patria ci ha fatto pensare che era meglio sacrificare il proprio tempo, la propria vita, le proprie capacità Sì. nel difendere la patria. Ok, è chiarissimo. Ecco. Chiarissimo.